Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Wow, è saltata subitissimo. La luna, amici dello Scorpione. Tenete presente che questa lettura, ragazzi, ha una validità di tempo di 3 mesi da quando la si ascolta. Non ha un termine di tempo specifico, però sappiate che ne ho pubblicata una così anche a maggio e a gennaio. Quindi se per caso voleste andare a rivederle per vedere com'è andata in progressione, le trovate nelle playlist dell'oroscopo mensile. L'unica cosa è che dovete andare parecchio in fondo perché appunto sono di maggio e ci sono un sacco di letture in mezzo, tra cui quelle del secondo semestre del 2024, che sono 4, una in generale, una sull'amore e gli affetti, una sulla crescita spirituale e una sul lavoro e l'economia. Comunque vi dico che trovate tutto sotto nella descrizione del video, quindi la playlist con gli oroscopi del 2024, trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno di metafisica base e l'altro di tarocchi base, trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad una guida che vi spiega come unire più oroscopi insieme, perché siete tanti, le letture sono collettive e nel caso non vi risuonasse o volesse semplicemente completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Bene, detto questo, andiamo a vedere di che cosa ci parla questa luna. Appeso, fante di spade, 2 di bastoni, 10 di pentacoli, 2 di coppe, il mondo e fante di coppe. Mm. Allora ragazzi, diciamo che partire con questo appeso non è il massimo della passione, perché ho come l'idea che qualcuno sia incastrato in qualche tipo di situazione, che insomma potrebbe anche esserci come una sensazione di impotenza. Come se avessi bisogno di prendervi un tempo per osservare, per scegliere che cosa fare. Andiamo a vedere l'appeso. Ah, e tenete presente che con la luna si può parlare di proiezioni e l'appeso invece è quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi siamo in linea. Andiamo a vedere la carta dell'appeso. Abbiamo un 8 di bastoni, un 7 di coppe, una re di spade e un giudizio. È come se ci fosse stata un qualche tipo di comunicazione, qualche tipo di notizia che voi avete avuto, che vi hanno dato, ehm, che è come se vi avesse dato la possibilità appunto di vedere le cose da un altro punto di vista. C'è la carta del giudizio, quindi in realtà non la sento così negativa questo appeso, nel senso che comunque si parla di una presa di coscienza. Andiamo a vedere il fante di spade. Eremita e mago. Allora, sono due carte
come vi posso dire, di energia maschile. Il mago soprattutto è proprio l'azione, mentre l'eremita è più introspezione. È come se questo prossimo periodo o questo periodo che magari state già vivendo vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Questo fa sì che vi si aprano una serie di possibilità, che vi si apra la mente, che diventi proprio più chiaro quello che è, mi viene da dire, il mondo fuori, e questo fa sì che voi, facendo un esame dentro, potreste passare attraverso un'indecisione, quindi una decisione da affrontare, però ho come l'idea che scoprirete di poter fare quello che voi volete, come per dire, ah ok, io mi sentivo impotente, però in realtà ho il pieno potere della situazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Re di pentacoli, re di bastoni, la stella e il fante di bastoni. Ho come l'idea che dobbiate imparare qualcosa, non so perché. E quindi qui ci sia come questa sorta di indecisione, tipo sì, vado per il mio obiettivo, agisco, mi affido, cerco guide, o faccio le cose da solo o da sola. Andiamo a vedere 10 di pentacoli. 10 di pentacoli e 8 di coppe. È come se ci fosse una nostalgia, una mancanza di qualche tipo di emozione o di sentimento. Con la luna potrebbero anche essere paure, ma visto che c'è un 7 di coppe, ce l'ho più dal punto di vista dell'osservazione. Però qui, ragazzi, si tratta di capire, mi viene da dire, come unire più energie, come creare armonia. Andiamo a vedere 2 di coppe. Un altro 2 di coppe. Allora, questo 2 di coppe mi dice che potrebbero arrivare delle alleanze. Per qualcuno, essendo un 2 di coppe, potrebbe essere qualche tipo di relazione magari anche romantica. Per qualcun altro potrebbero essere queste unioni di cui vi dicevo, queste collaborazioni, le persone a cui affidarvi, di cui parlavo prima. E vi dico che poi avete anche il mondo, c'è un compimento, c'è il raggiungimento di un risultato. Se per caso siete in separazione con qualcuno, qui ho la sensazione che potreste, adesso andiamo a vedere le altre due, però riconciliarvi con questo qualcuno. Andiamo a vedere il mondo. 5 di coppe, 2 di spade, 4 di spade. C'è di nuovo sto 2 di spade come il 2 di bastoni lì. Andiamo a vedere il fante di coppe. 5 di bastoni, carro e 8 di pentacoli. Sì, è che ho come l'idea che sì, creerete una collaborazione, ma questo potrebbe supporre uno spostamento o l'allontanarsi da parte di qualcuno da una certa situazione o da un certo ambiente. Quindi, riassumendo, ragazzi, ho come l'idea che sì, arrivino delle comunicazioni che vi ribaltano un po' la realtà. Si tratta di osservare che cosa volete dentro di voi, si tratta di osservare e anche di rendervi conto che in realtà con queste due carte avete tutte le carte in regola, scusate il gioco di parole,
per affrontare qualsiasi tipo di realtà voi vogliate, perché sono due carte. Il mago è colui che ha tutte le caratteristiche, le doti, le conoscenze, gli strumenti, la volontà per ottenere quello che vuole, per manifestare quello che vuole, mentre l'eremita è un saggio, è colui che ha già anche l'esperienza. Quindi se unite tutte e due le cose, vedete che è un po' come dire, potete contare su voi stessi. Ma io sento che in effetti qui c'è come questa sensazione di completamento, avete il mondo 2 volte 10 di denari, che in molti casi vi dirò potrebbe essere qualche tipo di questione finanziaria, qualche, mi viene a dire anche premio, potrebbe essere qualche, qualche viaggio familiare, qualcosa che ha a che vedere con un gruppo piuttosto importante. Quindi magari per qualcuno si tratta della gestione di un gruppo importante, però sento che troverete comunque alleati validi, avrete, come vi dico, già tutte le caratteristiche per poter gestire al meglio questa situazione. Avete un po' voi il coltello dalla parte del manico. L'unica cosa che un po' forse mina questa vostra, direi, periodo vincente è l'emotività del 5 di coppe. Io credo che tra la luna, il 5 di coppe, il 2 di spade e il 4 di spade ci sia come da rielaborare questo cambio, questo, perché è il mondo, è la fine di un ciclo perché inizi un altro ciclo, quindi è un po' come dire, ok, le cose sono andate così, ho raggiunto il mio risultato, c'è da lasciare il vecchio e potrebbe comunque creare un po' di vuoto, però sono pronto ad andare avanti, pronto a sperimentarmi, pronto a creare una nuova realtà. La sento molto positiva, ragazzi. Se per caso per voi fosse una questione di tipo romantico, dove c'è qualcuno che non vedete da tempo, vi dico che potrebbe effettivamente ritornare, ma per costruire un qualche cosa di più o meno solido, potrebbe essere necessario doversi muovere, doversi spostare. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ok, amichevolezza, stress e successo. L'amichevolezza, guardate, un 2 di coppe, avete per ben 3 volte il 2 di coppe. Ora, qualsiasi sia la situazione che per voi riflette, che sia una relazione amorosa, che sia una relazione tra parenti, che sia una relazione lavorativa, devo dire che arriverete a trovare accordi proficui, arriverete al mondo, al compimento, alla conclusione del ciclo, ragazzi. Non abbiate paura. Sto trattando il primo chakra nella sezione degli abbonamenti ed effettivamente la paura, per una sorta di reazione di protezione, come vi posso dire, molte volte blocca. Ci sono tre modi di scappare alla paura. Un modo è, scusate, ci sono tre modi per affrontare la paura. Un modo è scappare dalla minaccia, l'altro modo è congelarsi e il terzo modo è contrattaccare. Però qua sento che potrebbe solo stressarvi perché alla fine avrete successo. Questa è uscita per ultima, eh? E poi qui abbiamo il mondo. Quindi ragazzi, io non lo so che situazione stiate affrontando, ma stiate sereni perché si tratta solo di vedere che siete all'altezza fondamentalmente, perché lo siete. E poi con questo 6 di bastoni alla fine, il carro e l'8 di pentacoli, sento che potreste raggiungere quel tipo di successo, quel tipo di lavoro, quel tipo di magari impiego piuttosto che tot finanziario che voi o accordo, collaborazione, insomma quello che voi state puntando potrebbe arrivare, ok? C'è solo da avere un po' più di fiducia in voi stessi, cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, vedere il bicchiere mezzo pieno, mi verrebbe da dire. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. E
Se per caso volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail, io vi mando la lettera di presentazione con il percorso sulle credenze limitanti, che è quello che tratto individualmente, e si va praticamente a lavorare il settore della vostra vita più in carenza. Io con questo percorso vi insegno la tecnica da utilizzare. Poi voi sarete autonomi, sarete in grado di utilizzare la tecnica voi stessi su qualsiasi altro settore della vostra vita vogliate. Per quello che riguarda invece la parte degli abbonamenti, anche lì tratto le credenze limitanti, quindi se magari non volete la sessione individuale ma volete più tempo o volete, non lo so, fare le cose a vostro ritmo, potete comunque abbonarvi al canale dove lì spiego una parte dedicata alle credenze limitanti, ma ci sono anche altri temi come per esempio come pulire i chakra, come alzare le vibrazioni, insomma date un'occhiata ai titoli, sono le playlist con le copertine lilla, magari vi possono interessare. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!